E rieccoci qui con un altro video della giornata, o tre video nello stesso giorno, poi per un mese non farò più niente. No, non è detto però. Oggi parliamo di Kickstarter. Che cosa ho trovato? Perché stavo valutando di utilizzare Kickstarter, speriamo che possa essere utile e quando poi lo abiliterò. Innanzitutto la cosa che mi interessava particolarmente era capire quanta probabilità ho di poter prendere un finanziamento da parte del Kickstarter una volta che ho fatto partire il piano Kickstarter. Sembrerebbe che in linea di massima tra il 20 e il 40% hanno la probabilità di ottenere il finanziamento. Per importi molto bassi la possibilità sale fino al 75%. Se avete bisogno di 1000 euro per partire, è molto più probabile riuscire a prendere 1000 euro per partire piuttosto che chiederne 50.000, ad esempio. In ogni caso, noi abbiamo il 75% di probabilità di raggiungere i 1000 euro e per tutto il resto si aggira intorno ai 20-40%. Sembrerebbe un pochettino di più per quanto riguarda il settore dei videogiochi e ho visto che su Kickstarter in particolare c'è una grossa fetta di sostenitori dei giochi da tavolo. E se state sviluppando un gioco da tavolo, Kickstarter potrebbe fare il caso vostro. Ricordate sempre questo, è fondamentale l'inglese. Ora, voi questi video li vedete in italiano perché non ho possibilità di tradurli in inglese, utilizzerò l'intelligenza artificiale per fare i sottotitoli, per fare i testi, per implementare tutto questo. Tuttavia mi manca l'audio dub. L'audio dub in inglese è dura, non posso parlare in inglese perché non avrei la scioglievolezza del contenuto e valuteremo in un secondo momento. Vedrete che comunque una parte di contenuti, ad esempio su Reddit, su Twitter e su canali di questo genere, molto probabilmente sarà solo in inglese. Cercheremo di capire un attimo come fare per stabilire tutto questo. Ora l'altra domanda, una volta stabilito che ho un 30-40% di probabilità di ottenere il finanziamento, mi sono chiesto come faccio ad ottenere il finanziamento ed incentivare l'utente che potrebbe darmi il finanziamento nel essere interessato al mio progetto. E così, come vi ho già detto anche nel video precedente, io sono un sostenitore dell'essere chiari. Nel progetto che sto facendo mi piace essere chiari, se ho dei difetti perché non so come si fa a fare una certa cosa, lo dico, se ho dei dubbi riguardo a quello che potrei ottenere, lo dico e non ti costringo a registrarti al canale, però se ti registri al canale sarebbe meglio. Quindi questa è la chiarezza. Siamo già a buon punto col videogioco, stiamo ancora lavorando su alcuni aspetti grafici, io sto ancora lavorando sugli script, ci sarà ancora parecchio lavoro, mancano tutti i menu, mancano tutte le scritte, manca tutto, la parte ehm, di finitura, ma sì, una volta che abbiamo finito di imbastire qui i canali dei social, dopo dovrebbe diventare più semplice. E così, mentre stavo cercando di capire che cosa potrebbe essere interessante per attirare l'attenzione, ho visto che Kickstarter al suo interno ha sempre la stessa identica meccanica, si descrive il prodotto, si inserisce il prodotto e poi sulla destra si può fare una donazione senza ritorno, senza nessun tipo di ricompensa, oppure mettere delle ricompense. Inizialmente ero un po' così dubbioso sulle ricompense, poi ci ho pensato su e ho pensato, beh, insomma, mal che vada, comunque anche se uno mi sgancia 100 dollari per il progetto e devo lavorare 2-3 ore per sviluppare l'edizione collector, va bene, in ogni caso non è andata come doveva andare, ovvero forse il gioco non avrà tutto questo successo, però almeno ho ricevuto un finanziamento che mi ha permesso di svolgere un'attività anche creativa perché me la faccio io. Abbiamo qui tre stampanti 3D, se serve si stampa, si fanno le forme, si ricone. Ho già avuto esperienza al riguardo per dei produttori di dolci, ho fatto formine con il silicone, eccetera, tutto autoprodotto. Quindi non è un problema questo, ovviamente è lavoro. D'altra parte, se qualcuno ha finanziato, è giusto che abbia anche la sua ricompensa. Se questa ricompensa richiede da parte mia di dover lavorare, si lavorerà, si farà quello che c'è da fare. Ok, quindi studiando un po' la parte del Kickstarter, alla fine sono giunto all'idea, questa è quella
la bozza, poi verrà studiata successivamente. Sarebbe bello un accesso anticipato alla demo a $25. Volete provare il gioco? Sganciate una porzione. Secondo me 25 sono un po' tanti. Sarei forse più orientato verso i $15 per provare la demo in anticipo. Poi la copia definitiva 10 giorni prima degli altri, che so, fate streaming dei videogiochi, volete l'anteprima, so che ad esempio quando esce FIFA c'è l'assalto ai venditori di videogiochi che lo vogliono 3-4 giorni prima perché devono fare lo streaming su Twitch, ecco, $30, voi avrete la possibilità di avere il gioco direttamente in prima fila all'uscita ufficiale e poi andando avanti, no? L'edizione fisica del gioco, ho già buttato alcune idee, no? Che so, una porta USB a forma dell'uncino, sì, una chiavetta USB a forma di uncino e la scatola dovete aprirvela per riuscire a trovare il contenuto, una cosettina carina. Eventualmente $150 per creare un livello intero. Volete partecipare al programma? Abbiamo 10 episodi davanti, se rispettate i parametri che abbiamo stabilito, $150 si può partire e darci una mano a sviluppare questo. Voi starete dicendo, ma aspetta, tu ti fai pagare perché qualcuno lavori per te, d'altra parte qualcuno dovrà pur farlo, no? No, comunque, come vi dicevo, no, ci sono artisti che sono bravissimi dal punto di vista artistico, ma non sono capaci di monetizzare. In questo caso l'artista spenderebbe sì qualcosa, ma farebbe parte di un progetto più grande che potrebbe dare del lucido all'artista stesso, che poi potrebbe presentarsi presso qualche azienda come lavoratore dipendente o indipendente a mezzo e fare solo quello, perché questo poi è proprio una caratteristica dell'artista, no? L'artista è talmente dedicato al suo progetto che non riesce a seguire tutto il resto e a volte gli sta bene essere un po' schiavo del denaro, e però avere qualcuno che gli dà il lavoro che gli permette di produrre ciò che lo rende felice. Alla fine è sempre una questione di felicità. A volte ci sono persone che guadagnano 10 euro l'ora, 8 euro l'ora, ma fanno un lavoro che li gratifica, gli piace tantissimo e gli va bene lo stesso, no? I desideri dell'uomo sono infiniti, ma ciò che ti rende felice è finito, no? Sono poche le cose che ti rendono felice. Che perla, dovrei metterla come titolo iniziale di questa puntata del Kickstarter. E poi si va avanti, no? La ricompensa fisica degli oggetti che stamperemo in 3D, i medaglioni, l'uncino, i poster del gioco, li volete tutti? Spendi 200 euro, no, spendi. E finanzia 200 euro. E poi il livello premium invece è tutto quello che c'è prima, $500, hai diritto a tutto questo. È ovvio che questo tipo di attività, se va così e funziona così e si parte in questo modo, potrebbe poi portarci ad incastrarci su tutta un'altra questione che diventa ancora più complessa, ovvero l'idea iniziale sarebbe di riuscire ad ottenere circa, lo dico sinceramente, 10.000 euro. Perché 10.000? Perché 4.000, 4-5.000 euro servono per aprire la partita IVA. E voi direte, no, ma guarda che per aprire la partita IVA l'attività ti bastano 100 euro, 150 euro. È vero, però poi io nel corso dell'anno ho circa 1.000 euro di commercialista e 4.000 euro di INPS, INAIL e tutte le tassazioni di base che sono di regola italiane, che non sono calcolate su quanto sto percependo, sono fisse. Quindi che io faccia 1.000 euro l'anno, ne faccio 500.000, io comunque ho un fisso iniziale di 5.000 euro che devo pagare e quei soldi là li devo tirare fuori da qualche parte nel caso in cui mi vedo costretto ad aprire partita IVA. È per questo che stavo valutando il Kickstarter proprio per questo motivo, perché ho bisogno di avere un plafond iniziale giusto per essere in regola con lo Stato e potermi muovere secondo le esigenze richieste, ovvero eh, la possibilità di avere il software development aziendale e dall'altra parte la possibilità di poter vendere merchandising mi richiede di avere due codici Ateco come minimo, di avere una partita IVA e di dover pagare questi 4-5 mila euro nel corso di un anno, no? E non posso rischiare di prendere dalle mie finanze visto che è un progetto a zero cash. Siamo in due, stiamo facendo il nostro meglio per portarlo a compimento e quindi avremo bisogno sicuramente dell'aiuto da parte di alcuni sostenitori che potrebbero essere disposti
ad aiutarci, no? Nel far partire questo progetto. Poi una volta che è partito avrete la nostra più grande gratitudine per tutta la vita, sia che sia andato male o che sia andato bene, e probabilmente se rientrate in queste cose dei Kickstarter avrete forse anche un ricordino fisico, forse strapagato, forse no. Non pretendiamo di diventare famosi come i creatori di Monkey Island, di cui tutti quanti si ricordano Monkey Island, ma quasi nessuno di chi li ha fatti. Però insomma ci è piaciuto, ci siamo ancora legati, no, all'interno con noi stessi. Ecco, mi sembra di aver detto un po' tutto per quanto riguarda questa cosa del Kickstarter, i motivi che portano. Quello che volevo intendere è, se io metto 10.000 euro di partenza o anche 5.000 come un livello un po' più contenuto, potrei poi ritrovarmi incastrato in qualcosa di più grande di me, ovvero supponiamo che anziché prenderne 5.000 ne prendo 50.000 e di questi 100 vogliono essere coinvolti nello sviluppo e 1000 vogliono l'edizione collector. Vi lascio solo immaginare, no, 1000 no, perché se sono 10 sarebbero 1000 euro, se sono 100 sarebbero 10.000 euro. Esatto, quindi mettiamo che altri 100 sono l'edizione collector. Questo vuol dire che noi dovremmo produrre 100 collezioni collector e farci lavorare settimane solo per creare l'USB a forma di uncino o la scatola box Enigma. Sarebbe un lavoro immenso, immane, ma d'altra parte se hai preso 50.000 euro, se proprio volete conteggiarla da povero dipendente, un povero dipendente prende tra i 15 e i 20.000 euro l'anno. Se il guadagno è stato di finanziamento di 50.000, si va avanti con il gioco, nel frattempo si produce anche ciò che deve essere prodotto, sei già stato pagato. No, sei già stato pagato, quindi hai già fatto più di un anno a testa per questa tipologia di attività e al limite inseriamo dentro anche questo. Queste sono cose che devono essere prese in considerazione, e lavoro è lavoro, no? Quindi quando si va in una direzione andiamo in quella direzione e basta. Quindi ragazzi, spero che vi sia piaciuto l'idea del Kickstarter. Il perché di certe motivazioni richiederà di essere completamente in inglese, fare dei video decenti, presentare il progetto, la mappa di ciò che sta andando, ed è il motivo per cui ho strutturato poi tutta questa rete di social, in quanto 10 utenti da una parte e 50 dall'altra, prima o poi da qualche parte si può arrivare. Vi auguro una buona giornata, spero che questo videolog vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima.